Ci troviamo nella settecentesca Villa Campolieto, situata lungo il Miglio d'Oro, nel comune di Ercolano. Con uno sguardo da lontano scopriremo ciò che l'archeologia ci ha fatto scoprire sulla gastronomia del Mediterraneo antico. E con Francesco Sirano cammineremo lungo la mostra Dall'uovo alle mele. Lui è un funzionario del Ministero dei Beni Culturali dal 1999. Dall'aprile del 2017 riveste la carica di direttore del Parco Archeologico di Ercolano. Per il direttore Sirano il cibo non è solo una necessità fisiologica, ma è anche e soprattutto un elemento centrale della vita culturale e sociale. Inoltre rappresenta un costante legame con il contemporaneo, perché molte tradizioni e usi antichi persistono anche nella cultura campana di oggi. Oggi siamo qui insieme a lei per conoscere e scoprire in che modo Villa Campolieto diventa un ponte tra l'archeologia e la gastronomia. I reperti di tipo alimentare esposti in questa mostra consentono di ricostruire il tipo di alimentazione degli abitanti di Ercolano nel 79 d.C., anno dell'eruzione del Vesuvio? I reperti che sono esposti qui in mostra sono davvero dei reperti eccezionali, sono unici in tutto il mondo antico romano. In nessun altro sito archeologico sono stati ritrovati in tale varietà e quantità resti di alimenti e di cibi già preparati come l'Ercolano. Quindi la mia risposta, mi sento di dire, è assolutamente sì, soprattutto perché Ercolano ha una varietà di fonti di informazione, non solo i materiali che noi vediamo qui esposti, ma anche gli studi che sono stati realizzati su vari tipi di reperti che vengono da Ercolano e che sono tutti qui visibili, chi più chi meno approfondito. Mi riferisco in particolare per esempio agli scheletri dei fuggiaschi. Sono stati ritrovati più di 330 scheletri di persone che purtroppo non riuscirono a salvarsi durante l'eruzione del Vesuvio. Da questa tragedia noi abbiamo ricavato però tantissime informazioni anche sul regime alimentare. Ecco perché la mostra comincia con degli scheletri, no? Ovviamente queste sono delle copie in silicone degli scheletri, ma gli scheletri da un lato vogliono farci pensare un po' a quella che è la caducità dell'essere umano, il fatto che appunto tutti quanti siamo destinati a passare, ma proprio per il fatto che siamo destinati a passare c'è qualcosa di strutturale che condividiamo in quanto umanità, e una delle cose sicuramente che resta nei secoli è proprio il cibo e tutto quello che c'è dietro. Studiando per esempio gli scheletri si sono capite molte cose della dieta degli antichi ercolanesi. Per esempio studi molto recenti hanno riguardato il collagene ritrovato nelle ossa. È stato fatto uno studio su un gruppo non molto esteso, quindi non sull'intero campione della popolazione ritrovata sull'antica spiaggia, che ricordo è pari a circa il 5% dell'intera popolazione stimata vivere ad Ercolano poco prima dell'eruzione. Comunque all'interno di questo campione si è visto per esempio che la dieta femminile aveva una grande quantità di proteine provenienti dalla carne, mentre la dieta maschile aveva una maggiore quantità di proteine ricavate dal pesce. E questo, se si pensa appunto che era una città sul mare con molti pescatori, un po' si può immaginare, potevamo aspettarcelo. Inoltre si sono per esempio studiando gli scheletri viste una serie di problemi legati alle carie dovute a diete ricche di zuccheri. Normalmente nel mondo romano non sempre la base di quello che si mangiava era il pane. Il pane diventa, diciamo, pane quotidiano a partire dal III-II secolo a.C., non sempre. Prima invece erano queste zuppe fatte di vari cereali, di vari legumi che resteranno un evergreen all'interno della cucina romana, e questa presenza del pane ovviamente nella dieta ricca di zuccheri a questo punto fa sì che più facilmente ci fossero delle carie. Addirittura si sono trovati anche alcune persone che erano malate di brucellosi. La brucellosi è portata dalla brucella che si ritrova per esempio nei formaggi, nei latticini, ed è stato trovato un pezzo di formaggio dove all'analisi chimica è risultato, il formaggio tutto questo è carbonizzato, un pezzo di formaggio da dove si sono ricavate la presenza di bacilli della brucella, e quindi è un po' un cerchio che si chiude. Quindi davvero Ercolano è un laboratorio a cielo aperto.
Gli alimenti utilizzati all'epoca romana sono cambiati rispetto ad oggi in questa zona? Allora, noi abbiamo alcuni alimenti che sono rimasti sempre presenti nella nostra dieta e questo è proprio uno dei motivi della mostra, anche far vedere quanto per lungo veramente migliaia di anni a questo punto alcune basi sono sempre le stesse, altre ovviamente sono cambiate. La mia impressione, da non esperto di questa materia, è che c'era in antico una varietà molto più grande, tanto di legumi quanto di cereali, che forse era presente sulle nostre tavole fino diciamo, alla seconda guerra mondiale, quando poi ovviamente tante produzioni si sono standardizzate per poter competere sui mercati internazionali e quindi molte specie sono state abbandonate perché magari non assicuravano quelle quantità e quella produzione di cui c'era necessità, e questo lo vediamo molto bene nei cereali. Però, dicevo, alcune di queste costanti le vediamo attraverso il materiale, altre costanti le vediamo attraverso, per esempio, le fonti letterarie. E le fonti letterarie antiche classificavano i campani come mangiatori di cavoli. E si ritiene che questo cavolo in realtà non fosse solo il cavolo, quello che noi oggi chiamiamo cavolfiore, ma una categoria in generale, cioè quelli che oggi noi chiamiamo broccoli. Quindi questa è una cosa che evidentemente già era presente, e io ricordo che una delle lettere di Goethe, quando viene qui nel Settecento, riguarda proprio questo cavolo che lui mangiava in quantità industriali e di cui magnificava le virtù organolettiche alla sorella nelle lettere che scriveva alla sorella, quindi è una cosa che è rimasta chiaramente legata, io credo, al tipo particolare di terreno vulcanico che dà una maggiore stabilità a tutti i prodotti di questa zona. Quindi sì, sicuramente certe cose sono rimaste, e quando ci avviciniamo appunto ai legumi e ai cereali, noi vediamo questa carrellata, e c'è ovviamente il grano, ma c'è anche il farro, c'è anche l'orzo, all'interno per esempio dei legumi abbiamo i piselli secchi, e noi siamo la zona dei piselli 100 giorni, no? E quindi c'erano i piselli secchi, abbiamo lenticchie, abbiamo le fave, abbiamo il farino, che oggi è ancora presente solo per l'alimentazione animale e invece era molto utilizzato, quindi delle specie che si sono andate poi quasi perdendo nell'età contemporanea. Abbiamo davvero abbiamo la cicerchia, no? Da cui il nome di Cicerone, no? Era presente. Abbiamo davvero una vasta quantità di alimenti. Poi le olive, anche queste, e i frutti. Abbiamo fichi di un tipo particolare di fico, di dimensioni molto ridotte, ma molto ricco di zuccheri, che non è piccolo perché qui è disidratato dopo l'eruzione, ma proprio riflette la dimensione originaria che aveva. E tra l'altro non mancavano anche frutti esotici, una grande quantità per esempio di datteri, che venivano utilizzati nelle più varie preparazioni. Dai monumenti e dagli affreschi delle domus avete potuto dedurre come si svolgeva la convivialità dei Romani? La convivialità dei Romani è un aspetto davvero molto complesso. Da un lato la base, quella del piacere di condividere dei momenti intorno ad un tavolo, è quella che ancora oggi noi conosciamo, sperimentiamo nella nostra vita di tutti i giorni. Dall'altro, come nella nostra vita di tutti i giorni, non tutto è convivialità di tipo ufficiale, formale, e qui cominciano le differenze. Nel mondo romano, quello che noi vediamo quando parliamo di domus, noi vediamo una parte delle case antiche. Ercolano dà una grande fortuna di darci una visione anche delle case più umili, dove non mancavano però alcuni degli elementi dell'arredo che andavano a formare il contesto nel quale si svolgevano questi momenti di convivialità, questi momenti di pasti in comune, cosa che ovviamente risale anche molto prima dell'età romana. Ora stiamo parlando di Ercolano, quindi parliamo di quello che vediamo ad Ercolano. Dicevo che qui cominciano un po' di differenze, perché è chiaro che quando noi parliamo di un banchetto in una domus, che è già per sé strutturata architettonicamente come un luogo dove una famiglia che fa parte dell'elite locale accoglie
dei pari oppure delle persone subordinate a vario titolo, i famosi clientes, qui conseguentemente anche nel momento del pasto, come nei momenti di pasti in qualche maniera formali, in qualche maniera legati proprio alla necessità di valorizzare l'immagine di questa famiglia, di metterne in rilievo il potere, l'influenza, l'importanza, i rapporti di lungo raggio che potevano essere gestiti, a questo punto qui le cose rispetto all'oggi si differenziano radicalmente. E questo è anche il fascino della storia, cioè ritrovare strutture, elementi e modi di vivere che hanno sono insieme un misto di qualcosa che noi riconosciamo, di cui sentiamo una certa familiarità, e invece altre che sono completamente diverse. Pensa ci sia un parallelo tra i tempi della convivialità al tempo dei Romani e la convivialità di oggi? Mi riferisco al fatto che per i Romani il pasto principale era la cena. Pensa sia così anche oggi? Allora, io credo che ancora oggi la cena sia davvero uno dei pasti principali, almeno lo è per me, però il momento in cui immaginiamo noi tutti, se non è proprio un fine settimana, una domenica, di solito non si va a pranzo, ma si va a cena, no? Anche per un fatto pratico della vita, insomma, non è assorbito dal punto di vista lavorativo, e quindi anche se si fa una colazione di lavoro è sempre una cosa leggera, non è mai un grande pasto abbondante. Quindi in questo vedo certamente una similitudine, come anche nel fatto che si curava particolarmente quello che uno mangiava, la cura per la qualità. Non erano solo degli alimenti, erano dei cibi preparati. Voi pensate che della vita quotidiana dell'antica Roma noi non abbiamo tantissime esplicite riferimenti nelle fonti letterarie, perché essendo vita quotidiana, no? Banalmente, se pensiamo ognuno di noi quando ha studiato al liceo il latino, mica ha imparato come si dice forchetta e coltello, perché forse il coltello per il fatto che poi veniva usato per uccidere a qualche Giulio Cesare di passaggio, ma altrimenti no, perché giustamente per i romani quella era la vita quotidiana. Ma se c'è un argomento del quotidiano di cui i romani ci hanno trasmesso trattati, è proprio la culinaria. Allora in questo io vedo una similitudine, cioè la cura per la qualità del materiale, ma anche degli alimenti, ma anche di come vengono preparati. Questo io penso che ci accomuna. Io dico sempre, ma perché l'ho letto, non è che è una mia invenzione, che gli italiani, credo insieme ai francesi, sono l'unico popolo che parla di mangiare mentre mangia, e questo veramente ci accomuna ai romani. Basta leggere la Cena Trimalchionis, sia pur diciamo, vissuta in maniera un po' negativa, no? Posta negativamente da Petronio, ma in realtà li vediamo davvero, abbiamo l'impressione di sentire un po' di quelli che erano i discorsi che avvenivano tra persone diciamo, di rango economico elevato, ma non culturale, ma in ogni caso spesso cioè il cibo, la meraviglia legata al cibo era proprio il gusto, era alla base, quindi in questo assolutamente ritengo che sì, sia possibile fare un parallelo, anzi questa mostra per esempio sfrutta questo aspetto strutturale per cercare di raggiungere e di catturare l'interesse dei visitatori. E noi siamo in un periodo in cui oramai catturare l'interesse non si fa più con i soliti mezzi culturali, perché il tipo di preparazione di base non è quello di, come forse anche meglio, non è quello di 70 anni fa e 80 anni fa. Quindi a questo punto noi dobbiamo in qualche maniera catturare l'attenzione, perché siamo convinti che i valori dell'antichità ci aiutino a migliorare la qualità della nostra vita e a pensare al futuro in una maniera migliore. Solo che per catturare questa attenzione ora dobbiamo escogitare altri modi, come abbiamo cercato di fare qui in questa mostra. Dai reperti alimentari trovati nei vari siti della Campania, si può dedurre che già quella dei Romani fosse una dieta mediterranea? Chiaramente le basi della cucina e di quello che si mangiava nell'antica in Campania, non solo nel periodo romano, ma anche nel periodo antecedente, ci sono tutte quelle della dieta mediterranea. Cioè noi abbiamo il grano, e per lunghi anni la Campania era il granaio dell'Italia, aveva grandi distese
di La Piana Campana, quella dove c'è attualmente Santa Maria Capovetere, per capirci, quella era l'antica Capua. Lì era una zona di coltivazione di grano molto importante. Pensate che durante gli scavi fatti nel Casertano, in alcune strutture distrutte dall'eruzione del Vesuvio del 1600 a.C., quindi dell'età del bronzo precedente di tanto questa qui, sono stati trovati le impronte dei chicchi di grano, quindi già il grano e tutto quello che ne deriva, quindi il pane, era già in qualche modo, o comunque le focacce, magari non sappiamo se è lievitato o meno, cioè, ma comunque era già in campo. L'olio, senz'altro, è famosa per il periodo romano, sono famose queste due bottiglie ritrovate, una a Ercolano e un'altra a Pompei, di vetro, con dentro un resto che è stato analizzato e che risponde a olio d'oliva, quindi questo è sicuro che veniva fatto. E poi, vabbè, la vite, chiaramente il vino, queste sono tutte zone di produzione. I grandi cru dell'antichità erano nel nord della Campania, lungo le pendici dell'attuale Monte Massico, che era il Falerno, quindi il Falerno era il vino più raffinato, più prezioso, più caro di tutto il mondo antico. Cioè veniva, dopo del Falerno veniva il vino della Calcidica in Grecia, ma se no il Falerno era il vino più di livello stimato come il livello migliore. Ma poi c'era per tornare ad Ercolano anche una produzione ercolanese, perché fu trovata un'anfora durante gli scavi, un'anfora con sottoscritto vino fatto ad Ercolano, quindi c'era. E poi noi abbiamo anche tra i vari documenti eccezionali di Ercolano, abbiamo per esempio uno scioglimento di una società fatto da due investitori che condividevano una vigna e una stalla dove mettevano il vino a maturare in questi famosi dolia, queste specie di orci che si trovavano a metà sepolti, dove veniva messo a maturare il vino. E loro, come si dice, sciolgono questa società, ma nello sciogliere ci danno delle indicazioni importantissime, perché sappiamo che c'era una vigna, sappiamo che c'era un luogo dove veniva messo a maturare il vino, che doveva essere una villa del territorio, che noi non sappiamo quale fosse, e i due personaggi abitavano ad Ercolano, e quindi uno dei due nel suo archivio personale mantiene questo documento, sono delle tavolette cerate dove si scriveva sulla cera, che era il modo tradizionale romano per conservare i documenti di diritto privato. Lei cucina? Certamente che cucino, no, cucino, mi piace, mi cucino sempre. E conosco, diciamo, tutte le basi della cucina tradizionale. Ovviamente non sono questo cuoco eccelso, ma assolutamente le cose tradizionali nostre napoletane le so fare tutte, e me le faccio, perché per me cucinare è anche un momento in cui mi distraggo un po', mi riposo, diventa un un po' meccanico, un po' creativo, che io lo trovo un modo per prendersi cura di sé fondamentalmente, e poi quando hai qualche invitato degli altri. I dolci è il mio punto debole, non sono un grande, sono un po', diciamo, se me la cavo più sul salato. Sul dolce devo dire non sono un grande. È strano, perché invece io sono un goloso tremendo, quindi a me i dolci io li mangio proprio, li adoro, sono tutti i dolci nostri tradizionali, però non mi cimento, non mi sono neanche mai cimentato. C'è un sapore o un profumo di un cibo che la riporta alla sua infanzia? Vabbè, chiaramente la pizza, il profumo della pizza, quello mi porta sicuramente all'infanzia, così come la preparazione, il soffritto del ragù, fino a quando, prima che si mette la salsa, no? E poi dopo si lascia lì a cuocere molto tempo, questi sicuramente, come anche l'odore dei biscotti, appunto dei dolci, dei biscotti. Io ho una mamma e avevo una nonna che sono delle grandi cuoche, per cui sentivo continuamente, sono cresciuto con molte cose fatte. Ricordo che mia nonna aveva una pentola dove tagliava a fette queste crostate, i dolci che lei preparava, e noi la chiamavamo la pentola della cuccagna. Quindi quando volevamo un dolce andavamo, mia nonna abitava proprio nell'appartamento sotto al nostro, quindi andavamo e sapevamo dove attingere una cosa dolce. Quindi sì, questi sono gli odori che mi ricordano le nostre. La ringraziamo per questo viaggio straordinario attraverso il tempo, che ci ha permesso di esplorare l'arte del cibo nell'antica Ercolano, offrendo ai nostri occhi nuovi orizzonti.